32 on board, sono toccati subito. Nurburgring, one of the rare legendary tracks in the world. We are here with the Lotus Emira GT4 to race the penultimate round of the European GT4 Championship. We are racing in one of the most prestigious and competitive tournaments in the world, and just being here is already a great achievement in my race career. If you've been following the videos so far, this has been a season that has been a dream, but sometimes it also has been a nightmare. The car is young, PB Racing decided to embark on this European venture to develop it, and the start was a little bit traumatic. First round, Paul Ricard lost at the back of the pack due to setup problems caused by the new tires. Mega comeback in race 1, but a penalty for track limits ruined everything. Then, disaster in race 2. Let's forget it. Second round, Sanford. We solved many setup problems. In race 1, another mega comeback to P4, but in race 2, we did some magic. Pole position, dominated the whole race, and class victory. But the joy, however, was short-lived. Penalty for too fast a pit stop. P2, still a podium, that's a bitter podium. Round 3, Spa, the University of Motorsports. Stefan and I literally fly. P4 in Q1, P6 in Q2. Finally, we can win on the most beautiful track in the world. But race 1 lasts one corner. No, c'è un problema per la Lotus di Daste. Io non vorrei aver visto male, ma mi sembra che spento tutto anche quello, safety car. Tutto, sì. Safety car. Non ci credo. I truly want to throw myself off the grandstand in the Eau Rouge. However, race 2 changes my mind, because after dodging a disastrous crash in the Eau Rouge at the start, and after a hard-fought race, we finally take home our first class victory. In Spa, that's a dream coming true. Round 4, Misano, a true nightmare. Thousands of problems, mainly due to the extreme temperatures of that July day. Broken drive shaft in race 1, high engine temperatures in race 2, let's forget about it right away. Round 5, Nurburgring, today. We're racing on the Formula 1 version of the track, not in the green hell, luckily. The Pro-Am Championship is now gone, and it's almost mathematically impossible to finish in the top 3. However, we want to at least try to finish the championship on a high note. But above all, we continue to develop the car for 2026. Typical sunny weather from the Nurburgring. It always rains when I don't want to rain, right? Thursday when you have to test things. Hopefully it's going to rain the whole weekend, right? Yeah. Buono, buonissimo. Raga, voliamo. The weekend. Me lo sento. Cazzo. In alcuni punti sta asciugando, sì. Ok. Se riesci fare qualche giro prima che asciughi. Te la... Già avvisali prima che mi metto il casco o vuoi che salgo mo? Com'erano le pressioni? Sali adesso, Com'erano le pressioni? Ok, sale Alberto. Look at that, no grip condition. Ah, so slippery. I love it.
Why cannot it be every race like this? Why? I come from stupid undrivable cars like legend cars and NASCARs, and I love these conditions. And look at that, 220.04 P4 overall after just one lap. Man. Adesso barra tutta morbida davanti, la stacchi dietro. Anti-roll bar. Davanti tutta morbida. Oh, I didn't even complete that lap. Look at the rain that is coming down now. Oh my god. Man, we seriously risk aquaplaning here. I think they're going to... Yeah, there it is. Red flag. I knew it was coming. However, guys, I don't know what's happening. My head starts spinning. I feel sick. Suddenly, it came suddenly. I feel like, in Italian we say, I feel a circle around my head. My head hurts. I don't know what's happening. I felt good this morning. And now suddenly, boom. Wow. I also want to throw up. Ok, però segnalatemi perché non so dove siamo. Allora, prima siamo entrati ed era poco bagnata, in alcuni punti stava asciugando. Adesso invece è venuto giù un acquazzone pazzesco. È una pista da conoscere perché l'asfalto è veramente strano. Ci sono tanti punti diversi, gommati in punti stranissimi che è difficile prevedere. Se li conosci bene, se non li conosci, infatti ci sono dei campi di asfalto dove improvvisamente fa grip e invece altri punti dove tu pensi che non ce ne sia, invece c'è tantissimo grip. Proviamo a vedere che adesso è allagata. Okay, the storm is gone, the track is still really wet, however, my sickness is not gone. I still feel sick, but at least I can drive, so I need to drive, so let's put together a few laps now. This is going to be my first timed lap, the one that's starting now, with these wetter conditions, so I expect a slower pace. Whoa, look at standing water on the ground. Let's try the traction. Flat out in the exit. Traction control at 4. Even 100% throttle, the traction works like charm. So yeah, I can trust the car. Now let's start the time lap. Let's brake all the way to the inside to avoid the rubber, and then wide line in turn 1, still to avoid the rubber. Good traction here. Great. Whoa, 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 whoa! No. Fuck, I lost it completely. And now it won't start up. Man, what happened there? I mean, the corner before 100% grip, and here 0%. Suddenly. Meglio tornare alla tenda o qua? Così facciamo più benzina. Controllala. Sì, alla massimo torniamo alla tenda. Lui viene qua adesso, eccolo là. Gira. Tanto non entri più. No. Ma mi sa che è meglio tornare là, È meglio metterla là e... Sì, meglio tornare là. Oh, mi spiace. Hanno proprio appoggiato, non è attaccato, no? Tira la testa da morire, c'ho lo Gira la spot. testa? Ho paura di aver preso un virus. No. Ha iniziato a farmi male la testa nel turno e... Ma il virus di cosa? Non lo so, cioè mi è iniziato a salire mal di testa e lo sbocco dal nulla proprio. Esco da curva 1, mi sono fidato del traction perché l'ho messo a 4. Secca proprio. Non me l'aspettavo. Vado a sboccare. False ruote contro la teleconvergenza e la campanatura, basta che...
domani controlliamo, la mettiamo in sicurezza e vediamo se asciuga. La presa d'aria non c'è più, è andata. No, non c'è. Ho visto un commissario che raccoglieva una cosa. Ma tanto non c'è, perché metà è qui, guarda. Lo scarico è storto, ma non ha... Più che altro che non bruci qualcosa. Sì, la protezione anticalore è lì. La plastica del fondo è lontano. Nothing serious, thankfully. Oh my god. When I realized I was going to crash, I thought back to the legend car crash in Magione from 3 months ago. Same dynamics. I lost it on the rear, I can't hold it, and then boom, got rain. Results? 10,000 euros in damage. But wait, it's not just 10k, it's 33% of the car value. Holy shit. Does it mean that I'm about to do 90k worth of damage on the GT4? I'm done for. In that exact moment, as I wait for the impact, I was already thinking about how to buy a one-way ticket to Panama. But luckily, at the ring, they put the tires in front of the guardrail. So the crash actually was like lying down on a super soft pillow. At least for me, not for the car, not that much. But still nothing compared to Magione. However, you know that circle that I felt around my head? It's gotten worse. I feel weak, dazed, slowed down. Damn, I think I got some stupid virus. I mean, I'm not saying that if I had been clear-headed, I would have kept it on track. But actually, yes, I'm saying that. You know what? I'm putting the helmet away today. I let Stefano drive, at least for today, and I throw myself in the bed. I know this track by heart anyway. I must have done like 2,000 laps on the simulator, so no need to drive today. Vabbè, si è spostato un po' tutto il braccetto, gli attacchi dello scarico. Beh, cagare, robe piccole. Di Alberto di farci lavorare con un po' meno, diglielo. Siamo appena rientrati. Piove ancora, ma guarda. E qua è come spazio. If I recorded this clip 3 hours ago, I would have said, okay, I made a stupid mistake. The next thing I would have said is, okay, I was not 100% myself because of this kind of flu that struck me this morning unexpectedly. I felt like, you know, a ring in the head like this and no energy at all. But then I rewatched the video. That was weird. I mean, traction control at 4, Stefano uses 0 in wet conditions, but he's crazy. I mean, in Spa, I did an incredible qualifying in wet conditions, and I was just used to rely on traction control. Okay, full throttle and it works. This morning, flat out, no traction, instantly, boom, snap. The traction control triggered, but for like, it didn't even have time to enter that, boom, I lost it. That was so unexpected. When I'm in shape, I don't lose the car like that, but then the video gave me doubts. I want to watch the telemetry with the engineer to realize what happened. But anyway, the thing is that here, until 10 minutes ago, there was a huge camper, like that one, like a bus, and they just left because their teammate destroyed the car this morning. They're really tricky conditions. I mean, this track in wet conditions is really tricky. You don't expect it. You go from full grip to no grip at all in like 1 meter. It's harder than Spa. I mean, in Spa, in wet conditions, it was like, wow, amazing. Full wet Formula 1 tires. Not here. Whatever. I just hope tomorrow I feel better. So,
It's better if I go to sleep. Sleep. It's hard to sleep at 7 p.m. for someone who's used to fall asleep at 2 a.m. But at least I'll rest and recover. I'll rest my body, not my mind. You know, that's always running at 1,000 kilometers an hour. And you know, I can't stop thinking about how the hell I lost the car in turn 1. And you know, asking around, I discovered that it's actually this track that is tricky. The wet asphalt here has sudden changes in grip. So sudden that even the traction control can't keep it up. I wish I had known that before, but I found out the hard way. Luckily, the damage was really minor, so I played a big card today. I feel better today. I don't feel sick, but you know. Servito è il simulatore. I'm not used now to have to scroll all the time to look for ourselves. First page. Anche a me ci vorrà un giro per andare a tardi. Ancora 29 minuti, quindi vediamo subito la barra. Con lui, sì. Secondo me è una grossa differenza, vedrai. So when Stefano went in with new tire, everything was fine, but with new tire you never feel the problems. But then when I jumped in, I felt a massive oversteer, and it was tricky and a bit dangerous to drive like that. So we just made a little change. Ferma la macchina. Fermo, quindi finito? Semiasse. Dice che è fermo col cambio, può essere un albero semiasse o speriamo quello, non il cambio. Che in quel punto lì non so cosa pensare, se è più probabile la crociera del semiasse o il cambio mi sembra strano, Però speriamo nel solito semiasse. Speriamo che non sia il cambio, se no saltiamo le FP2. Siamo a quota 5 giri che ho fatto finora in 2 turni da 4 ore.
the wheel? Yes, spin the... Mi sa che Spin the wheel. Sì, around. This one is okay. c'è differenziale. Sì, perché non trasmette, se giriamo questa di là non va. Ma è riparabile per l'FP2? No. Dobbiamo tirarlo giù, dobbiamo tirare giù il motore. So you're telling me that I will go in qualifying with 2 laps in dry and 3 in wet? Purtroppo al 100% dobbiamo togliere il motore col cambio. Quindi non si gira il... Non c'è modo. Domani impareremo la pista. Domani. A domani. Ciao. So, free practice 2 was 6 hours ago. What can I say, guys? In the first session, Stefano immediately heard a weird noise. So, clutch down, he stopped. They found an issue in one of the clutch discs. You know, the car is new, we're discovering it, and maybe we did too many hard starts from the pit lane during the year. Maybe it got too stressed during the heat stroke of Misano. I don't know what to say. The thing is that to change the clutch disc, you have to put the engine down, remove the gearbox, and it's a mess. 12 hours of work. This is racing, guys. So tomorrow we get to qualifying with 2 laps in wet conditions and 1 lap in dry condition. Boom. It's like if tomorrow the weekend starts for me. I'll do my best, as always. It's okay that I like difficult things in life. It's okay that challenges always lead you to improve. It's okay, fine. But what a pain in the ass. I mean, all this drama, all this work is because I like driving race car. At least let me drive them. That's how it is, guys. That's how it is. I know the track by heart, that's not the problem. But the setup? We'll develop it between qualifying and race. And the confidence? I mean, free practice is not just for learning the track, whether the turn is right or left. It's for figuring out if the car can handle that curb, if you can brake at 100 meters or 105, if you can take the corner at full speed without crashing the car into the wall. We'll go in blindly. I will do our best. Running time jump program. Opening the vortex. Start the countdown. As in every video from the series, today you will only see half of the weekend. Stefano's qualifying, and then race 1. Ci ha fatto 4-0, 2-4-0. No, ma io vado a casa. Tanto bene perché Stefano Daste con la 54 è secondo di categoria. Perché ti dico di Daste in questo momento? Perché era il primo giro, quindi sì, realisticamente era il primo outlap. Adesso vedremo il tempo. Eccolo qui davanti. Passa sul traguardo adesso 2.4.908 con Stefano che si mette in 19esima posizione assoluta. No? Ma solo uno ne aveva davanti o tanti? Ne aveva solo uno davanti o ce n'erano altri? Magari lo passa adesso, eh? 4 decimi sopra già. Però se tira giù il secondo nel resto. Se fai un buon terzo è comunque un tempo molto utile.
Allora si sta migliorando Stefano, 45.846 nel T2. Sta libera. Eccolo qua, 341 millesimi, passa adesso 2.4 e 879, rimane pressappoco lì. Infatti l'ultimo giro. Hai l'ultimo giro, questo è l'ultimo. Il primo settore è buono, Stefano, cerchiamo di chiuderlo. Dai il terzo settore. Eccolo che arriva Stefano Daste, non dei parziali record per lui in questo passaggio, però va a migliorare, va a recuperare qualche posizione in griglia portandosi in P19 overall. Settimi, ottavi. Di categoria ottavi. Un po' l'assoluta e proviamo. Mi sono trovato stile all'ultimo giro. Sai che questa cosa qua ti è costata circa 6 decimi, però P8 di classe, P19 assoluta. P19 overall, P18 class. Definitely not the result we expected. Of course, going in blind, we couldn't hope to get the pole position, but we didn't expect to start so far back either. Però la cosa importante è che la direzione è giusta, se la vettura è buona, guarda, purtroppo quel tempo che ti ha fatto perdere, era sostanzialmente in 4 posizioni. If you look at the times though, you'll notice something that's definitely frustrating, but also it gives us hope. Just look at how close we are from P12 to P19, 0.3 of a second. That's exactly what Stefano lost in that stupid fight. Without traffic, we would have started 5 rows further forward. Ma si può, cioè, allora l'ho passato in staccata in gara 1, in curva 1. Sì. Entro dentro, chiaramente lui per curva 2 è rimasto all'esterno, mi ha ripassato. Lo vado a incrociare per curva 3. Cioè io dico, vedi che ti ho passato così in staccata in curva 1, capisci che forse Fammi passare e seguimi che vieni dietro, infatti. No, non ce la fanno, non ho capito. Cioè pensa che sia la gara la qualifica. sì. That's it. In Italian we say, there's no point crying over the spilled milk. That's how it went. At least the car is working now. Yet there is still one thing that continues to drive us crazy and we don't understand how the hell to solve it. The radio. That damn external Bluetooth that connects the system to the phone keeps disconnecting on its own, randomly for no reason. We've sent the module back to the manufacturer, we replaced it, nothing changed. We changed the smartphone, nothing changed. We put an old push-button phone in place of the smartphone, nothing changed. Okay, so let's get rid of that and put another radio system. Yes, it takes like 2 days to do that, and we don't have the time to do it here. So we added an extra kill switch to reset the Bluetooth in case it cuts out, and we're also thinking about a plan B. Ecco, però un segnale per dire non funziona la radio? Che quando passa sul rettilineo accende le 4 frecce? No, c'ha... no, beh... Se non ti senti... Se non ti sentono... Magari dicono, boh, è concentrato. No, ma mettono... Loro mettono la tabella, dobbiamo dirglielo però, perché non lo sanno. Okay, strategy done, plans B and C ready. All we have to do is go to the race and do our best, as we have done so far since the start of the season. A difficult race awaits us, a very difficult one. It's not the first, and it won't be the last. But so far, we've shown that when everything works, we're capable of making great comebacks. I'm thinking of the first race in Paul Ricard, or the first race in Zandvoort, we have the drivers. A world champion and an intergalactic big nose who learns from the best. We have the determination. We are hungry for victory, hungry enough to devour the world. We have the time, 1 hour of racing. Stefano will drive the first hour, and then it's my turn. The goal is simple, to make up as much ground as possible and put our Lotus Emira GT4 on any of the podium steps.
Buongiorno dal Nurburgring, ci siamo, eccoci prontissimi per la prima delle gare in programma per questo weekend. Siamo con la GT4 European Series, siamo pronti per la bandiera verde, siamo pronti per gara 1 qui dal Nurburgring. Siamo pronti, attenzione perché l'ultima curva con la lead car che rientra del box, e allora le due file parallele, sale l'adrenalina per le GT4 e allora attenzione con i semafori rossi, sta per partire la gara con la bandiera verde che viene in contatto subito e l'Audi clamoroso 9% full corsiello, però sono partiti, attenzione lì davanti. Oh, ma che cazzo fanno? Ma non ci credo, vai ste. Ma si sono presi, ma no, ma come hanno fatto, raga? Ma come si fa? È stato molto bravo Stefano anche in questa fase a scegliere la traiettoria esterna, che forse è la più pulita perché ti evita un po' il groviglio dell'interno. Poi qua va addirittura all'attacco, va a prendere due posizioni. Attenzione, una Porsche sull'erba. La Porsche con la numero 24, settore giallo, settore 1. L'hanno visto dentro di noi. Safety car che non si farsi passare. Safety car ovvio, una vettura ferma, ovvio. E tra l'altro mi sa che Dust in questa partenza ha guadagnato una marea di posizioni. Assolutamente sì, perché è in P11. Puttana, 11esimi. Siamo già quarti pro anno, 11esimi assoluti. Stare a sinistra quando passi. Però bravissimo Stefano Dust, che d'esperienza è riuscito a recuperare 8 posizioni. Sono tantissimi, Ivan, 8 posizioni in partenza. Stefano sul dritto, occhio perché ci sono tantissimi detriti sulla destra, quindi stai a sinistra. Adesso davanti a te ci sono due Silver e poi ti trovi Steel con la Porsche, 3 posizioni avanti a te. Partiti. Ripartono con la safety car che ha ripreso la via dei box, ripartono adesso con Safronov, Duran, Vratikan, Seiler, Buveng, Evans, Gulbert, Still, Ibagnez, Evrahim e Stefano Daste in 11ª posizione. Attenzione perché Daste è quarto di categoria. Sì, ha fatto un grandissimo balzo in avanti. Secondo me se sta lì a guardare prima o poi si prendono sti qua, che è partito veramente molto forte, 32 on board, c'è un ingorgo che porta poi alla destra della Ford Curve con Stefano Dust che guarda lì dietro negli scarichi di Bagnez, van giù con il naso verso il basso, verso la hairpin, si arriverà giù in fondo alla staccata. Marco, molto preoccupante di avere così tanti qua giù. Arrivano alla Schumacher, adesso side by side con la BMW, lì dietro quella di Bessler, il turco che prova ad accompagnare, larga la Porsche, larghissima la Porsche 32, non poteva starci e infatti non c'è stata, passa Daste. Terza posizione per lui. Bravo Stefano, adesso a chiudere la traiettoria, va a carezzare lo sporco, si attacca indietro. Oddio, guarda lì. Still fuori. Oh mamma, e Stella passato. Grande. Mamma mia Ste. Mamma mia. Dietro e lui allungare, adesso sta chiudendo. Bravo Stefano. Sì, ottima questa gestione da parte di Daste, che si porta innanzitutto in 10ª posizione overall, però ha guadagnato anche i piedi del podio per quanto riguarda la categoria. Mamma mia. Grande. Siamo terzi adesso provando. Sul passo del primo. Ok Stefano, P3, le 5 macchine avanti a te sono Silver, il passo gara è molto buono. Adesso verso la Schumacher non si calmano, la GT4 è tutta così. No, è tutta così, sì, sono veramente inferociti, non c'è altro termine, perché c'è la McLaren che è molto forte in curva però va piano sul dritto. Attenzione che prosegue lentamente la Mustang. Problemi per la Mustang. È pazzesco perché è la macchina che poteva tenere aperto il campionato. Esatto. Adesso con Stefano Dust sta provando a difendere la posizione sulla BMW. Attenzione a quello che potrebbe essere il duello. Guarda l'ingresso da parte di Bagnez, si è andato a prendere qui il punto di staccata, BMW rimane più larga, poi accompagna verso l'interno. Vediamo adesso il confronto di motore, se c'è un side draft, Marco. Va addirittura Stefano Dust a mettere dentro il naso quasi, ci ha pensato per un momento.
Stefano sta facendo una gara straordinaria, sta difendendosi come un leone nei confronti di quella BMW che sta provando in ogni dove. Non ha un grande punto di attacco la BMW perché non gode di una grandissima staccata, però ha un buon equilibrio. Sì, l'importante è che Duster rimanga davanti a Stile, Beltramelli, la Gilkova, Mogica e il Sten che sono lì vicino, però poi entrerà in pista Alberto Naska, che sappiamo essere uno dei bronze più veloci all'interno di questa categoria. Inizio a mettere il casco, direi. Rientra questo giro. Accendi la seconda batteria. 7, 6, 5. No, I messed up. I switched off the general. No. Fuck. The pit stop countdown went off. Dammi il tempo, si è stoppato il pit. Dammi il tempo, quanto manca? I don't know the time left. Guys, please tell me the time left. Man, I have a silver car behind me. I cannot lift here. I hope I'm not short, otherwise I will get a 10 seconds penalty. Ah, damn. Whatever. Let's race. Let's wait for the communication from the pit stop. Turn 1 now. Silver car behind me. If he's aggressive, I will let him by because I'm not racing against him. Okay, let's train the TC to 3 because I like it that way. Stefan likes it to 0. Okay, I'll let the silver go. Go. I don't care about you. I just want to defend the P3 Pro AM. That's it. È stata giusta la sosta? 0,5 sotto. Mezzo secondo, Riccardo. Mezzo secondo? Perfetto, ci giochiamo il jolly. Esatto, il token ce la facciamo. Veramente al brucio, dai, concentriamoci sulla gara. That was so close, guys. I don't know if you know it, but we have a minimum pit stop time. If you are too fast, you get a huge penalty, like the one we did in Zandvoort where we lost the race, okay? We're talking about 12 seconds penalty minimum. But if you're less than 1 second short, you can play a joker just once during the weekend, so you will not get a penalty. So we're half a second shorter, we can play the joker, and we are safe. Man, I totally messed up during the pit stop. So we are having some power steering issues where sometimes when you turn on the car and you have low voltage from the battery, the power steering doesn't switch on and it's a huge mess. So I had to switch on an additional battery, but my brain got confused and I also switched off the main power switch. And when you did that, you reset the timer countdown that we have on the dashboard, which helps me to understand whether I'm short or long on the pit stop. So I was lucky. Whatever, look at that. Those are 2 Pro-Am's car exiting the pit lane. So I am ahead. P3 right now. Still P3 in the Pro-Am. 2 Pro-Am's cars behind me. 1 Pro-Am car in front of me fighting with the silver. Oh, guys, do something stupid. Come on. Oh. I was hoping for that. Whatever. I don't want to fight. I don't want to stress the car, especially because I'm feeling a strange vibration on the front right. We probably broke a steering arm, so I don't want to push. I just want to keep the position. Arriva adesso Alberto Naska. Arriva adesso Alberto con la Mercedes che ha allungato. Attenzione, gli staccano tutti praticamente negli scarichi. Che partenza, ragazzi! Oh, che gara ho fatto! Ma che cazzo hai fatto? Ma cosa hai fatto? Grazie, Riccardo. Cazzo, mi vibra tanto l'anteriore, spero di non aver bucato. Primo settore, 6-7 decimi più veloci. Allora mi concentro sul mantenere la posizione senza andare a prendere il secondo Pro, perché non mi piace questa vibrazione. Sì, guarda, non abbiamo il passo per andare a prenderlo, quindi cerchiamo di consolidare il P3. Bisogna tenere d'occhio i tempi della Pro-Am per capire se Alberto avrà il modo e il tempo per andare a ricucire questo divario. Comunque hai circa 6 decimi di passo giro sulla Porsche dietro, quindi al momento siamo in controllo. Sì, non sto neanche spingendo. Buono a sapersi.
Mamma mia, bello questo cambio di direzione con la vettura di Jedic che va a sopravanzare Walde e fa il gioco un po' di Alberto Naska, perché adesso Walde scende in settima posizione, Alberto in decima, però ci sono più di 7 secondi tra i due. Sì. Sta rallentando il BMW lì davanti. Ho visto. Non so se hanno dei problemi, non credo, Secondo me ha fatto qualche errorino. 2.09 e 8 contro il 2.08 e 4 di Alberto Naska, che ha guadagnato 1 secondo e 4 netto nei confronti del suo diretto avversario. Questa fase rispetto a Walde sta andando più forte perché ha recuperato 1 secondo e passa 1 secondo e 3. Cavoli, Naska on fire in questo momento. Alberto è a meno di 2 secondi dalla seconda posizione della categoria Pro Am. C'è il rischio sulla safety, settore 2, ti tengo aggiornato. Sul corsiello in 20 secondi. Confermo, 20 secondi in 20 secondi. Full corsiello intanto, tra 10 secondi. Sì, esatto, sta per arrivare a full corsiello, che credo che potrebbe rischiare anche Marco di far finire la gara, un po' come è successo questa mattina vediamo quanto tempo ci mettono a rimettere questa vettura in pista. Speriamo siano veloci, sarebbe una grande occasione per Alberto Naska per riuscire a... Soprattutto se arrivasse una safety car, tra l'altro, perché va a ricompattare il gruppo. Sì, in teoria. Occhio che fra poco lo tolgono, Diglielo. Stanno rimuovendo la macchina, per cui durerà poco, Digli di essere nel rapporto giusto quando lo toglie. Vediamo se arriverà qualche altra informazione, perché safety car adesso, quindi dai. Questa è una bella opportunità perché ricompattano il gruppo. Come non detto, safety car, 7 minuti e 30 alla fine. Ok, cerca di accodarti, vediamo cosa accade gli ultimi 3 giri. Falla rientrare sta safety car, via. Fa fare ancora un giro, cazzo. Sì. Comunicazione safety car in this lap, c'è la comunicazione, Marco. Ok, la safety rientra a questo giro e dalla Schumacher, mi raccomando, stai agganciato. Perché mi spaventa sta vibrazione, cazzo, io ho paura che si smonti da un momento all'altro la macchina, non so cos'è. Supporto inferiore, ma digli di pensare, pensa alla ripartenza, diglielo, safety car che allunga, e eccolo lì Alberto che è dietro a Papadopoulos, che è dietro a Walde. Walde è il pilota con la BMW numero 98, guarda che si scruta cosa c'è davanti. Cresswell sta facendo di tutto per non prendere i 2 giri, ma per farne solo uno. Ok, safety car in this lap. I will hate this safety car for the rest of my life. However, I may love it because I see the silver in front and then P2, P1 in Pro Am. Guys, there is a huge chance of winning, but I don't want to stress the car too much because the front right is getting worse. I don't want to break it. Okay, green. Shut up, please, from the pit lane. I need to push, I need to defend myself and see what happens in front. The start was good, however. Look at the right mirror. The Pro Am cars are still far from me, so I don't know whether it's 2 or 1 laps left. Let's try and see what happens. Now I see the silver faster than the Pro Am. Look at that. The Mercedes is trying to attack the BMW in turn 1. Oh my god, this might be huge for the rest of the race. Look at that. Trying to cross the line in the exit of turn 2. There we go. Oh, this is getting hot in front. However, the Pro Am cars behind me, they're not a danger for now. Look at that, the BMW went wide. Oh! E Papadopoulos è passato. C'è Alberto Naska che sta arrivando. Papadopoulos ha passato il 70. Sì. There is a chance to get a P2 in Pro Am. Look at that. I can try to cross the line from the BMW. Stay left. Crossing the exits. Better traction. I could try the hard braking in the hairpin down there, but I don't want to risk. I don't want to risk, guys. I don't want to risk. You know what? I'm happy with the P3. I'm happy with the podium. No risk here, but okay, BMW, push. Come on. I see someone behind me. I'm not sure who's there. BMW, please go. We need to put ourselves in a safe situation.
I see someone coming back from behind. Is that the Audi? That's a silver, isn't it? He's a silver? Audi dietro è silver, vero? Confermo. Okay, he's a silver. He should not attack me. There is no point in attacking me. Even if he overtakes me, he gains no point. He just risks doing something stupid. Quanto manca? Un giro dove? Questo è l'ultimo. Final lap. 2 corners to go. There's the podium. 1 corner to go. That's the final corner for... Oh! No! Why? That was a silver! Why such a stupid maneuver? Why? Contatto no! Contatto no! E Alberto Naska fuori! All'ultima curva! Incredibile! Incredibile! No! Vieni là! No! L'ha preso lui! L'ha preso lui! Incredibile quello che è successo, ha lasciato lì il paraurti. Sì, è stato tamponato, mi sa. Mi sa che è stato tamponato. Non ci posso credere. L'ha preso dentro. Perché? Ha preso Audi. Ha preso lui. Ma perché? È stato attaccato da un Audi che allora può essere Petit, perché l'unica Audi verde è l'Audi numero 8. No, Petit è silver. Beh, follia. Allora è follia. Ma cosa serviva? What was the point of that? That's a crazy maneuver. Perché? Vaffanculo, va. Mistakes happen. Wrong braking point, wrong line, miscalculation. I mean, this is motorsports, and sometimes they crash into you even if it's not your fault. However, what no one still can explain is why a maneuver like that in the last corner of the last lap. It's inexplicable. Especially because behind, all the cars were AM and Pro AM, so even if he lost a position because I was too slow, he didn't lose any points. Instead, that maneuver made us lose the podium, and he also lost some points because he got a 10-second penalty and 2 behavioral warning points. Now, did I make any mistakes there? Yeah, because this is not the first time that I make the corner not realizing that there is a car inside and I get spun out and I lose the race. That's a nice question, so let's rewatch the video. Now, considering that I'm used to be rammed, I became a fucking paranoid and I always constantly look into the mirrors. So, 3 corners to go, I look into the mirrors and I see the Audi, which is far. So, I get to the braking point, I do the final chicane. Unfortunately, I'm forced to do the chicane slow because there is a bump and we're still struggling with the setup, the car is too bouncy. I have the broken front arm, so I don't want to stop the car, 2 corners to go. The Audi, however, has no problem and so he makes the corner really fast and he gets closer to me. Unfortunately, I don't know that, because as soon as I exit the corner, I look into the mirrors. The Audi is far. Well, we know that the car in the far distance is not the Audi. The Audi is hidden behind me. You can see the rear wing, okay? But me, from inside the car, I cannot see the Audi. It's hidden. Hey, come on, you can see the rear wing hiding behind you. Yes, you watch the mirror for 0.2 of a second. With the sun shining, you cannot see that, okay? But I mean, the car behind me is a silver. He's not racing against me. This is the final corner of the final lap. In case he really wants to overtake me, the best thing to do is to show himself up in the mirrors, flash the lights, and me, being not stupid, I would gently let him pass because I would not lose any points. Go! Unfortunately, that's not what happens. He hides behind me and then he throws himself at the final moment in the braking zone. But considering it in life, especially in motorsports, I'm used
to be fogged in the rear, I want to be 100% sure that everything is going fine. So I look into the mirror for one last time before the corner. And what do I see? Nothing. Because the Audi is in the blind spot. Invisible from the mirror, invisible from the right window. And so I make the corner like no one's inside and... I've been hit in the rear angle. The sweet spot that makes you spin and lose the race. I also get hit when I spin. That's like 5,000, 10,000 euros damage. What can I say, guys? What can I say?